Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi lunedì 13 febbraio parliamo di Napoli-Cremonese finita 3-0 per gli azzurri, ennesima vittoria del nostro Napoli e di Spalletti. Doveva calare il Napoli a gennaio, non è calato. Vabbè, calerà a febbraio e nemmeno. Ieri avete rigirato di nuovo canale perché ovviamente dal 22esimo in avanti Kvaratskhelia ha aperto le marcature e poi c'è stata una sola squadra in campo. Ma andiamo con calma, andiamo per gradi. Ci sono qui tutti gli appunti, pagelle, e riviviamo un attimo il match. Non dico minuto per minuto, ma nei suoi momenti salienti. Prima di cominciare ragazzi, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche perché è importantissimo. Quando carico un video vi arriva la notifica e quando attivate la campanella avrete delle opzioni personalizzate, tutte o alcune notifiche. Mettete la spunta su tutte le notifiche, così ogni volta che carico qualcosa vi arriverà la notifica sul cellulare. Detto questo, andiamo per gradi e cominciamo subito dalla partita. Al 9° della partita, San Lozano dal Messico ci salva in ripiegamento su una difesa completamente dormiente, su una discesa sulla sinistra della Cremonese. Purtroppo ci siamo trovati tutti sul lato destro, senza copertura sulla sinistra. Nell'area di rigore arriva Lozano di gran carriera e per fortuna butta quella palla in calcio d'angolo. È meglio di un gol. È meglio di un gol fatto perché era l'inizio della partita e la partita si poteva mettere su un binario differente. Meno male che c'era Lozano che ieri ha fatto una grandissima partita, secondo me. Poi al 17esimo c'è un tiro di Mario Rui che ahimè capita sul destro e se guardiamo l'inquadratura dopo il tiro lo stesso Mario Rui pensa porca miseria perché mi è capitato sul destro quel pallone. Era quasi ai 20 metri con la porta davanti, libero, però ovviamente il destro non è il suo piede, non gliene possiamo fare, ovviamente non gliene facciamo una colpa. Al 20esimo Carnesecchi vola su un colpo di testa di Di Lorenzo su calcio d'angolo e fa un'altra grandissima parata. Ce n'era stata un'altra pronti via inizio partita su un tiro da fuori area. Carnesecchi è un grandissimo portiere con un grandissimo futuro, ovviamente ancora giovane, piedi per terra, però le qualità ce le ha tutte. Al 22esimo sale in cattedra uno dei top player del Napoli. Kvaratskhelia è incredibile. Riceve una palla sull'out di sinistra, quasi a una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo, decide di puntare tutta la difesa avversaria, si allarga, si porta la palla sul destro, raso terra a incrociare nell'area e fa 1-0. Grandissimo regalo, si fa un regalo da solo di compleanno, anzi lo fa lui a noi questo regalo e sblocca la partita con una giocata da campione. D'altronde queste partite quando affronti l'ultimo in classifica, quando affronti una squadra che comunque cerca sempre di chiudersi e di chiuderti tutti gli spazi, c'è bisogno della giocata del singolo e della giocata del campione. È arrivata da Kvaratskhelia 1-0, si apre la partita e da lì in poi il Napoli ha cominciato a giocare come ha sempre fatto. Al 27esimo Kvaratskhelia fa 1-2 e va a spizzare di testa poi sul cross, palla alta, niente di fatto. È un altro cross per Osimhen da Lozano al 33esimo, palla alta sulla traversa. Poi c'è un episodio, non mi voglio soffermare sugli arbitri perché non ne voglio parlare, perché poi dici ok ma tu te la prendi sempre con l'arbitro. No, io non me la prendo con l'arbitro, però l'arbitraggio di ieri insieme a quello di Aureliano che ha arbitrato Lecce-Roma completamente insufficienti. Gestione dei falli che non si capisce. C'era un'espulsione su Vasquez che non è stata data. C'era un calcio di rigore su Quara al 44esimo, prima della fine del primo tempo. C'è il fallo, Quara cade. Tutti quanti che chiamano questo calcio di rigore, io aspettavo la chiamata del VAR, ma molto probabilmente il VAR era andato al bar 2 minuti prima, così evitava la fila, che poi si fa la fila, capite, tra primo e secondo tempo. Allora avevano deciso di spegnere i monitor 2 minuti prima. Dicono che sia un contatto lieve, però il Napoli quest'anno di questi contatti lievi ne ha avuti abbastanza e altrettanti calci di rigore, quindi vabbè. Non ci soffermiamo
sull'arbitraggio, perché poi abbiamo vinto la partita, però si poteva mettere anche diversamente. Finisce il primo tempo, il secondo tempo il Napoli stenta ad accendersi, facciamo i primi 10 minuti palleggiando, tenendo il risultato, cercando di aspettare la Cremonese che comunque ha fatto la sua partita, quando è riuscita a scendere ad impensierirci, ben poco, ci ha impensierito, però comunque ha guadagnato campo quanto poteva guadagnarlo, ma è stato tutto merito del Napoli se la Cremonese ha guadagnato campo, perché abbiamo sbagliato un bel po' di passaggi ieri, dobbiamo dirlo. Secondo me dall'inizio della stagione è la partita dove abbiamo sbagliato più appoggi in generale. Detto questo, al 72esimo mi sembra facciamo il 2-0 con Osimhen di rapina, Tapin in area di rigore su colpo di testa di Kim, mi sembra, su un cross dalla destra. Osimhen chiude la partita 2-0, il Napoli palleggia, gestisce, si fanno i cambi, entra Elmas ed entra Olivera per Mario Rui e Zielinski, ed Elmas caccia il coniglio dal cilindro. Questo Napoli di quest'anno è incredibile perché chi entra dalla panchina è come se stesse giocando già da 50 minuti, già con le misure prese, non c'è bisogno di aspettare quei 10 minuti, sai, che ti ambienti il match, la squadra, giochi con la Cremonese, giochi con il Liverpool, giochi con il Milan, non fa testo con chi giochi. Chi entra dalla panchina entra già preparato. 1-2, appoggia dietro Elmas, palla di ritorno di Di Lorenzo a pallonetto e fa il gol più bello della giornata. Quello di Quara è stupendo, però Elmas incrocia un grande tiro. Secondo me nessuno se lo aspettava quel tiro, che comunque era un'azione a rilento. Poi c'è la palla di Lorenzo e Elmas non ci pensa due volte, incrocia un grandissimo destro dove Carnesecchi non può niente. 3-0, si chiude la partita. Il resto è storia ed è la squadra di Spalletti che domina comunque la partita. Immensi anche ieri. La stessa formazione che ha battuto la Roma, la stessa formazione che ha battuto lo Spezia, ci poteva stare qualcuno che era un po' più sulle gambe. Comunque poi c'è stato un po' di turnover sul 2-0 a partita acquisita, sono entrati Raspadori, è entrato Ndombele per Lozano, Raspa per Kvaratskhelia e Demme finalmente una decina di minuti prima della fine. È un grandissimo Napoli, partita insidiosa quella di ieri, che è stata risolta con un grandissimo risultato largo. E Spalletti, se andiamo a vedere la conferenza stampa di Spalletti di sabato, Spalletti ha analizzato la partita sabato così come è stata. Il Napoli doveva essere una molla nel non concedere la ripartenza alla Cremonese ed è stato fatto, anche se non sempre. La Cremonese comunque ha fatto la sua partita e si è comunque fatta vedere dalle parti di Meret. Non con azioni decisive sicuramente, però ci ha provato, diciamo. E Spalletti parlava di quella molla che il Napoli ha messo in pratica. E poi un'altra frase che ricordo e che voglio analizzare è che Spalletti ha detto: alla Cremonese è una squadra che non becca molto facilmente il colpo del KO. Lo è stata anche ieri. La partita era sull'1-0 fino al 70esimo, partita strana, puoi sbagliare, una disattenzione comunque porti la partita sull'1-1 e si mette su un binario difficile. E anche su questo Spalletti ha avuto ragione. Formazione titolare, non sottovalutando l'avversario. 3-0, è un grandissimo Napoli da applausi. Passiamo alle pagelle. Allora, dalla porta, Meret gli do 6, uno perché è stato chiamato in causa pochissimo, però c'è un altro errore tra lui e Kim, che non si chiamano il pallone in uscita. Nel primo tempo eravamo ancora sullo 0-0 dove un'uscita sbagliata, Meret non blocca il pallone, poteva essere un'occasione pericolosa, per fortuna non lo è stato, perciò gli diamo un 6. Lui nell'intervista che ha fatto a DAZN ha detto che lui e Kim comunicano in inglese, quindi io spero che migliori l'inglese, perché è la seconda volta, mi sembra, con lo Spezia, o no, con la Roma. Ci fu la stessa cosa e la palla andò a finire a fil di palo. Comunque, 6 in pagella a Meret, 6,5 a Di Lorenzo, prestazione da capitano, prestazione
Secondo me è una partita difficile per tutti e due i terzini, sia Di Lorenzo che Mario Rui. Molto meglio Di Lorenzo nel secondo tempo che nel primo. Sarà stato che comunque la Cremonese è calata fisicamente, abbiamo avuto più spazi, però meglio nel secondo. 6 e mezzo a Di Lorenzo, 6 e mezzo a Rachmani e Kim. Niente da annotare a livello di cali di pressione o abbassamento della concentrazione. Concentrati sempre sul pezzo. 6 e mezzo alla coppia centrale, 6 meno a Mario Rui. Non mi è piaciuto tantissimo ieri, un po' lezioso e qualche appoggio di troppo sbagliato, però guardandolo poi con calma secondo me è anche un fatto di stanchezza. Poi non sono io, non sono né un preparatore atletico né un tecnico, però l'ho visto un po' in affanno. 6 meno a Mario Rui, 6 e mezzo a Lobotka, perché ha fatto un'altra partita come si deve, ha gestito il centrocampo. 6 e mezzo lo diamo anche a Anguissà, anche se si è visto molto meno di altre partite, però le sue coperture, le sue diagonali difensive, e poi lo ritrovi in avanti, è sempre lo stesso Anguissà, fondamentale per questo centrocampo. 6 a Zielinski perché mi è piaciuto meno di Lobotka che Anguissà. Gli diamo 6 perché anche lui ha sbagliato qualche appoggio di troppo e poco propositivo in confronto al solito per quanto riguarda la fase offensiva. Lozano, gli diamo un 7 a Lozano per la chiusura del primo tempo, per tutta la fascia che si è fatto tutta la partita o quasi. Comunque tanta quantità e qualità quando ne abbiamo bisogno. Cross quando si dovevano mettere li abbiamo messi, anche se qualche palla è andata sopra la traversa, qualche appoggio anche lui. Ma ieri l'ho detto, è stata una partita che ha visto il Napoli sbagliare secondo me più passaggi del solito. Non è che abbia sbagliato tantissimi passaggi, abbia fatto una partita che non si poteva guardare, però se vogliamo comparare un Napoli della partita scorsa contro lo Spezia e il Napoli di ieri, sono stati sbagliati più passaggi del solito. Ma comunque 3-0 e la partita comunque è stata messa in cassaforte. Osimhen. Osimhen ha ricevuto, diciamo, pochi palloni giocabili ieri e si è andato a prendere il gol perché voleva la marcatura, voleva marcare, voleva il gol. Si era andato a prendere sulla linea di porta di Tapin, ha rifilato in rete il 2-0 che chiude la partita e poi l'ho visto tutta la partita applaudire i compagni anche quando si sbagliava. Osimhen è cresciuto tantissimo caratterialmente e anche a livello tecnico. Un grandissimo calciatore. Speriamo di tenerlo anche per l'anno prossimo, almeno un altro anno. Poi si vedrà il mercato cosa ci riserverà. Diamo un 8 a Kvaratskhelia, migliore in campo secondo me. Un primo tempo dove è spiccato proprio il valore del singolo. È un calciatore che ti punta anche se è raddoppiato, ti punta anche se siete in tre, cerca sempre la giocata e porta sempre il Napoli in superiorità numerica. L'ha sbloccata lui e partite del genere serve la giocata di questo tipo di calciatori per poter sbloccare una partita che forse sarebbe rimasta sullo 0-0, forse anche tutto il primo tempo, non lo possiamo mai sapere, però Kvaratskhelia 8, migliore in campo. La panchina do solo un 7 a Elmas per quelle entrate dalla panchina perché il gol è tanta roba e poi Elmas è lo stesso discorso di Osimhen, secondo me quest'anno Osimhen e Elmas sono i due calciatori che grazie a Spalletti sono cresciuti molto più degli altri. Non è che gli altri non siano cresciuti o siano da buttare, però Elmas e Osimhen sono cresciuti tantissimo. Che Elmas aveva i piedi buoni e tecnicamente era un grande calciatore lo si sapeva, però la discontinuità forse degli anni scorsi non l'ha fatto emergere come sta emergendo adesso. Entra e fa la differenza e allora quando hai delle seconde linee che entrano e ti fanno questo tipo di gol e ti giocano questo tipo di partite, ecco perché si dice la panchina lunga. Quest'anno c'è e va sfruttata. Il resto Don Belera, Spadori, Demme, Oliveira forse 6 e mezzo, il resto tutti 6 politico perché sono entrati dalla panchina. È un grande 8 ancora a Spalletti perché ha letto la partita come si deve.
si è rivelata, la lettura di Spalletti è stata la stessa lettura con la quale poi è stato affrontato il match. Un Napoli che, diretto da Luciano, è un Napoli delle meraviglie. Mi sono dilungato troppo, ragazzi, 15 minuti di video, ma di queste partite e di queste pagelle dobbiamo sempre farle. Dobbiamo sempre farle perché è il Napoli e perché noi del Napoli vogliamo parlare. Sempre Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!